C'è GStipster, ecco il nuovo video per estrarre i dati da Google Earth che poi andremo a inserirli nel database MySQL. Zoomiamo su Milano per poi andare a cercare i locali della pizza. Aspettiamo un attimo che effettua lo zoom. Ok, ci siamo. Adesso possiamo cercare pizza. Là sopra nel campo di ricerca di Google Earth ci vengono fuori dei risultati, ci verranno fuori dei risultati i primi 10. Ok, eccoli qua a sinistra. E per passare ai prossimi 10, sotto in basso a questo elenco c'è una paginazione per permettere di andare dall'11 al 20. Noi possiamo adesso inserirli nei nostri luoghi personali per poi estrarli successivamente, ecco che si sono aggiunti. Adesso andiamo a vedere la pagination, che andiamo alla seconda, quindi adesso sono cambiati, ce ne ha caricati ulteriori 10, adesso andiamo anche questi ad aggiungerli ai nostri luoghi personali. Ok, così ci abbiamo qui archiviati. Andiamo a 3, facciamo qualche pagina. Sì, mi fermo alla 4 perché tanto è inutile andare avanti, la ricerca potrebbe anche continuare parecchio. Adesso abbiamo nei nostri luoghi personali i file da poter esportare. Se abbiamo il primo, dobbiamo scegliere anche là sotto l'opzione KML perché il KMZ non viene letto da QGIS. Ok, salva. Salviamo anche il secondo, il terzo, il quarto. Ok, così abbiamo questi 4 file che possiamo caricare subito in QGIS. Ok, adesso lo apriamo. Geospatial, desktop GIS. Ok, sì, scusa, ecco, QGIS, perfetto. QGIS 2.14, possiamo importare subito tutti insieme i 4 file KML. Ok, con aggiungi vector layer, browse, andiamo a cercarli. Ok, questi 4, visto che sì, adesso nelle importazioni mi dà che c'è una line string, probabilmente è un errore. Questi sono i nostri luoghi, i nostri 40 luoghi. Carichiamo con Quick Map Service la mappa di base e impostiamo la proiezione 3857 per evitare di avere la mappa schiacciata. Ok, pseudo Mercator. Ok, perfetto, così si vede bene. Adesso andiamo a unire con il plugin MMQGIS con Merge Layer. Andiamo a scegliere un file e il nome del file di output. Ok, pizza, ci mettiamo sempre PT davanti perché sono dei punti. E adesso ha dato un errore perché le geometrie non sono tutte uguali, magari c'è questa informazione, non so perché 2.5D, ma c'è un'informazione tipo della Z. Allora passiamo a un altro metodo, salviamo con nome questo, il primo, lo salviamo come shapefile, scegliamo il nome e lì sotto in geometry type non mettiamo automatica, mettiamo point e poi togliamo il flag da include z dimension. Le altre opzioni vanno bene così. Facciamo adesso che facciamo un copia e incolla di tutte le altre geometrie una alla volta in questo file qua. Quindi adesso abbiamo selezionato tutte le geometrie del KML2, facciamo copia, facciamo partire l'editazione dell'1 e facciamo incollo. Ok, ne sono state inserite 10, erano 10 e ne abbiamo copiate 10. Ok, questo lo rimuoviamo, passiamo al terzo file KML, facciamo copia.
anche qui, ecco, le geometrie sono 8, ne mancano 2, siamo un attimo attenti. Per stare un po' più attenti possiamo aprire e fare direttamente la copia dalla tabella, quindi le selezioniamo tutte. Questi qua sono 9 invece che 10, quindi alla fine saranno 30, alla fine ho perso il conto, 39 geometrie. Salva. Rimuoviamo anche questo layer, facciamo zoom to layer. Sì, non ci interessano tutte le geometrie, quindi andiamo a togliere quelle che sono troppo fuori a Milano, quindi abbiamo selezionato quelle vicino a Milano, adesso facciamo inverti selezioni, quelle che rimangono più lontane, adesso queste 5 le cancelliamo. Chiudiamo, salviamo, vediamo il risultato. I confini di questo risultato ci va bene, sono tutti qua a Milano. Facciamo il marker un po' più grosso per vederli nella mappa. Adesso andiamo a sistemare un po' la tabella, perché il file KML contiene un po' di informazioni che non ci interessano, sono proprio del KML, poi in questo caso non ci interessa, quindi dobbiamo andare a togliere tutte le colonne tranne gli ultimi due e la colonna name. Schiacciamo il tasto per rimuovere le colonne. Ok, non si può selezionare tutti insieme, selezioniamoli una volta, facciamo remove. E comunque lo shapefile bisognava farlo in editing. Sistemiamo i nomi perché non ci piace quello maiuscolo minuscolo. Col plugin Table Manager ci viene facile rinominare le colonne. Ho visto che nella 2.16 questa è un'operazione che si può fare nativa direttamente senza nessun plugin. Qua ci mettiamo URL, facciamo salva, yes, close. Ok, adesso la nostra tabella, che vediamo così, con le colonne già impostate bene, possiamo fare l'esportazione come file CSV, Common Separate Value. Scegliamo l'output, non abbiamo molte opzioni da impostare, tranne quella appunto del separatore, che preferisco. Di solito metto il pipe, però in questo caso non c'è il pipe. E sotto in separator invece di comma ci mettiamo semicolon, che vuol dire punto e virgola. Possiamo fare ok. Ok, il nostro file è stato salvato. Ok, ci ha mantenuto la X e la Y, che sono interessanti. Adesso andiamo a chiudere il progetto e ad aprire PHPMadmin. In PHPMadmin andiamo a importare subito nel database che scegliamo la tabella, facciamo import, selezioniamo il file CSV. Anche qui ci sono due opzioni da tenere in considerazione. La prima è che la prima linea contiene le intestazioni e righe, e poi i campi sono terminati dal semicolon o dal punto e virgola. Ci ha importato la tabella, l'ha chiamata table 51, dopo andiamo a sistemare il nome. Ok, qui in impostazioni andiamo a cambiare il nome, ci diamo un nome decente, pt, perché sono punti. Ok, anche se non selezionato la pagina ha funzionato. Adesso andiamo a modificare la X e la Y nella struttura, perché la X diventa LNG e poi diventa minuscola. Ok, 9.22 la LNG, verifichiamo sempre. X diventa LNG di longitudine, mentre la Y diventa lat di latitudine. Ok, adesso il tutorial è finito e praticamente dopo andiamo a vedere come colleghiamo questo MySQL alla mappa di Leaflet.